Ti faccio due domandine veloci anche sul Milan, intanto che ci siamo. Oggi è stato ufficializzato Fikayo Tomori per quanto riguarda il riscatto dal Chelsea. Ti chiedo velocissimamente, proprio 30 secondi la tua su quanto bene ha fatto Tomori e su quanto bene ha fatto il Milan nel caso a riscattarlo. Ma secondo me ha fatto molto bene, perché mi Mm, sembra che tra gli acquisti gennaio sia stato uno di quelli più azzeccati di tutti, mm, non parlo solo nell'ambito del Milan, in generale. Era giusto, ha dato un apporto importante, un giocatore con grandi qualità. Il Milan ha bisogno, secondo me, di strutturarsi ulteriormente, tenuto conto che il prossimo anno avrà ovviamente anche la Champions, e proprio per la sua storia, per la sua tradizione la deve affrontare come sempre al massimo, sempre a grandi livelli. In generale, l'ho detto tante volte anche al ministro di Sky, lo ripeto qui da voi, ho una grandissima stima e fiducia nel lavoro di Paolo Maldini, di Ricky Massara, ovviamente Stefano Pioli, che tra l'altro per me è anche un amico, ma insomma di queste persone che secondo me hanno dimostrato che alla fine il lavoro quotidiano, il giorno dopo mm. giorno, le scelte Sì. possono essere ripagate. Io penso che il Milan quest'anno, anche questo le più volte, sia stata in assoluto la storia più bella, perché arrivare secondi con, diciamo, le difficoltà degli anni precedenti era un risultato importantissimo, lo voleva la storia del Milan, e mi sembra che quest'anno ci siamo rivicinati a quello che comunque è il Milan. Quindi il Milan ha trovato una grande dignità, e questa è la notizia più bella. L'altra domanda che volevo farti la faccio spesso ai nostri ospiti, soprattutto a quelli che non sono legati al Milan, ma a quelli un po' più generalisti. Ti do una fiche da mettere sul mercato del Milan. Non ti chiedo il nome, ma dove andresti a metterla per rinforzare la squadra l'anno prossimo? In che ruolo? Ma guarda, intanto non mi voglio sostituire al lavoro che dicevo prima di Maldini e Massaro, perché Mm, secondo me sono bravissimi, quindi francamente credo che abbiano già molto chiaro loro i quadri. Però diciamo, sistemata la difesa, io penso che bisogna ragionare sull'attaccante che sia, diciamo, complementare a Ibra, che possa, come dire, garantire un certo numero di gol quando Ibra non c'è, perché da quello non si può prescindere, e poi in generale un po' allargare la rosa, perché gara del doppio impegno. È vero che il Milan ha già fatto in maniera eccellente quest'anno l'Europa League, diciamo veramente molto bene, con grande onore, però è chiaro che la Champions ti chiede ancora più energie mentali, fisiche, tutto, e ancora più pressione, anche perché ti chiami Milan, e quindi penso che vada anche un pochino, diciamo, fatte alcune scelte anche per allargarla un po' questa rosa. Però mi sembra, ribadisco, che il lavoro sia stato fatto mm. veramente molto molto bene. Una cosa che dico nella puntata di oggi di Storie, approfitto, lo ricordo per l'ennesima volta, questa sera alle 23, e dicevo chi stasera alle 23 su Sky Sport 1 vedrà questa puntata. Chiudo con un concetto che secondo me è molto vero e anche poco contestabile, Sì. cioè il Milan nella sua storia ha sempre vinto attraverso lo spettacolo. Cioè, se noi pensiamo ai grandi Milan della storia, da quello del 63 che ricordavo, ovviamente quello del 69 con un sublime Gianni Rivera, un grande Pierino Prati, ma c'erano anche Am, c'era anche Sormani, c'erano tanti giocatori, e arrivare ovviamente al Milan degli olandesi e poi al Milan di Ancelotti, eccetera. La caratteristica, la costante è sempre stato il bel gioco. Cioè, ci sono delle squadre che hanno delle matrici, Mm, penso per esempio che nella Juventus sia sempre molto forte l'impronta aziendale, quindi diciamo un certo modello quasi industriale, molto 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 vicino ovviamente diciamo, al modello Fiat. Nell'Inter probabilmente ha sempre avuto un ruolo molto determinante gli allenatori. L'Inter ha sempre avuto bisogno di allenatori carismatici per arrivare a vincere, penso Herrera, Mourinho, eccetera. Nel Milan secondo me la caratteristica fondamentale è sempre stato il bel gioco, vero. perché sì, perché sono sempre squadre che hanno giocato dai tempi di Schiaffino, che io non ho avuto la fortuna di vedere, sono in alcuni filmati, ma che probabilmente è stato il nonno di tutto quello che è venuto dopo, ma poi ovviamente il Milan di Guido, per arrivare a quello di Sacchi. E non è un caso secondo me che il Milan sia, scusate, il laboratorio culla di tanti allenatori. Cioè evidentemente c'è una grammatica, un tessuto, una trama di conoscenza, di sapere di calcio, quindi anche una tendenza, una propensione al bel calcio, che poi si è tradotta nel fatto che tantissimi allenatori siano venuti lì.